Zielinski, fischietto in bocca e finisce qui per l'ultima volta in questa stagione. Bologna-Inter è 3-3, va in archivio così la stagione 25-26, quella che ricorderemo per sempre per questo double storico, per questa vittoria del campionato con un Inter che ha dominato il calcio italiano e che non si è voluto arrendere all'ultimo, non ha voluto lasciare il Bologna trionfare, non ha voluto concedere al Bologna la gioia di battere i campioni in carica, anzi abbiamo anche strappato dalla loro maglia la coccarda della Coppa Italia che passerà a noi a partire dalla prossima stagione. Un 3-3 di fine stagione, di quelli festivi, di quelli tra amici sulla spiaggia, con tanti errori, il primo caldo che ha influito, siamo tornati a vedere il cooling break, le pause per il caldo, ecco, che portano le squadre a rinfrescarsi, l'Inter che apre subito le marcature con attorno al 20° con una punizione magnifica di Di Marco che risponde a quelli che ironizzavano sul premio di miglior giocatore della stagione di Di Marco, ha voluto mettere un punto esclamativo alla sua annata. Pareggia subito Bernardeschi, un po' fortunoso il gol con un rimpallo che lo favorisce, così come la doppia deviazione che porta alla rete di Pobega per il 2-1. Pronti via nel secondo tempo, brutto l'approccio con l'Inter che subisce l'autogol di Zielinski, non perfetto nemmeno Martinez di cui forse parleremo. Poi si accende Diouf, Simo soprattutto, si accende Andy Diouf che sprinta, doppio passo, palo, gol di Esposito e alla fine mette la firma Andy Diouf sul 3-3 con un grande assist di Topalovic, giovane talento che abbiamo visto in questa partita che si è subito messo in mostra con un grande assist. Ecco, Simo, avrei rosicato a chiudere questa stagione con la sconfitta, soprattutto per come stava maturando, eh? Sì, ci stava una stagione così bella. Ha detto che a me non sarebbe cambiato nulla, però capisco il discorso. Mi faceva strano, mi faceva un po' sorridere il fatto che all'intervallo avevo detto è un primo tempo strano perché nemmeno Diouf, che ci ha abituato sempre a dare degli strappi, delle fiammate, nemmeno Diouf è mai entrato negli highlights, nelle nostre cronache. Casualmente, come tu stesso hai detto, poi si accende Diouf e l'Inter pareggia, cioè non sarà un caso. Effettivamente è andata così. Ma io penso che sia una partita che semplicemente l'Inter ha approcciato come una partita di fine stagione completamente inutile e l'attenzione che è stata messa in parte comprensibilmente per quanto mi riguarda era più bassa, lo si vedeva come dicevamo anche già nell'intervallo dai tanti palloni sbagliati, passaggi, Martinez soprattutto ma non solo, tanti errori di attenzione che non vedevamo ormai da tantissimo. Poi vai sul 3-1 e tra l'altro lo prendi dopo 2 minuti all'inizio della ripresa e quindi già quello magari ti infastidisce un po', trovi il 3-2 e lì ci provi, lì forse qualcosina è scattato, detto che poi il 3-3, come hai detto anche tu, è una giocata di 2 singoli, non è un'azione mega corale di gruppo, però dai, tutto sommato bene così, peccato non averla ribaltata del tutto, c'era anche un pochino di tempo per provarci, però per come si era messa e per come abbiamo visto l'Inter, diciamo che era più probabile la sconfitta, quindi secondo me, detto che non conta nulla, ma come si dice in questi casi, è un punto guadagnato. Contro un Bologna che quest'anno, dicevamo, in casa ha fatto molto peggio che in trasferta, quindi soprattutto davanti al loro pubblico per chiudere una stagione non positiva hanno messo qualcosina in più. Loro, secondo me, loro volevano vincerla a tutti i costi e poi non so se magari alla fine hanno un pellettino mollato, però volevano vincerla. L'Inter non era così ossessionata dalla vittoria, anche se qualcuno ci ha messo qualcosa in più rispetto ad altri per me. Poi l'Inter però si è accesa nel secondo tempo, sotto 3-1, si è un po' guardata in faccia e ha sgasato nel finale. Chiudiamo con 87 punti, quindi ufficialmente. Al massimo il Napoli potrà arrivare a 76, quindi al massimo comunque avremo un più 11, ecco, come minima quota di distacco sulla seconda, testimonianza ulteriore del divario con le altre. 89 gol in stagione, si è rotto quell'equilibrio dei punti gol segnati, ma va bene così, 89 gol segnati, 87 punti per l'Inter, 89 come il maggior numero di gol segnati all'Inter nei campionati con Inzaghi e con Conte, quindi è stata raggiunta anche in questa stagione quella quota lì sostanzialmente. Parleremo della stagione in altri contenuti sicuramente. Sulla partita, Simo, c'erano comunque dei temi interessanti da monitorare, perché intanto stiamo cercando di capire Mkhitaryan se saluta, se fa qualcosa di particolare, se se ne va, e lo monitoreremo. Potrebbe essere l'ultima per alcuni giocatori di questa Inter, e ci sono altri che erano sotto osservazione. È stato un grande tema di dibattito durante la partita la prestazione di Josep Martinez, portiere che secondo le ultime notizie sta scalando sempre più posizioni e potrebbe
diventare il nuovo portiere dell'Inter, titolare a partire dalla prossima stagione, con quindi la scelta di un nuovo secondo e gli investimenti che piuttosto che su Vicario potrebbero essere spostati in altri reparti. Però la partita di oggi ha acceso un dibattito nella nostra chat durante la diretta su Giuseppe Martinez. Mi dai una tua valutazione sulla partita di Martinez e sulle discussioni in chiave mercato? Ma la partita è stata oggettivamente negativa. Primo tempo ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare con i piedi e sui gol non ha particolari colpe del primo tempo. Sul terzo gol, per quanto sia un'autorete, quindi per sua natura una giocata che non ti aspetti, la reattività che ha avuto sul tocco di Zielinski poteva essere migliore. Diciamo che non gli do una colpa nel senso stretto del termine, però cosa abbiamo detto spesso con Sommer? Dal portiere dell'Inter ti aspetti che faccia qualcosa in più, perché sei all'Inter, non sei a un livello più basso. Ecco, dal portiere dell'Inter, visto che il tocco di Zielinski non era fortissimo e non era a 10 centimetri, lui l'ha anche toccata, tant'è vero, non è che non ci è arrivato, l'ha toccata ed è stato poco preciso e la palla non l'ha tolta dallo specchio. Quindi onestamente partita direi negativa, mi viene da dire la peggiore da quando è l'Inter e forse l'unica partita veramente negativa da quando è l'Inter. E quindi qui mi ricollego alla seconda domanda. Secondo me la prova di Martinez di oggi, ma così come la prova di qualsiasi giocatore, non deve spostare nessun tipo di giudizio, nel bene e nel male, perché intanto non può mai essere una singola partita, secondo come vedo io il calcio, a cambiare giudizi. A maggior ragione se questa singola partita è l'ultima di campionato con obiettivo già raggiunto, obiettivo massimo, cioè la vittoria dello scudetto, non posso pensare che una prestazione negativa di un giocatore ne possa determinare un cambio strategico per tutta un'intera stagione successiva, perché vorrebbe dire essere davvero aggrappati all'ultima gara, come la bandiera al vento. Quando il vento tira di qua si dice di una cosa, quando il vento tira di là si dice un'altra. Questa cosa secondo me sarebbe molto grave per come la vedo io. Sottoscrivo, al tempo stesso aggiungo una cosa per bilanciare tutto sul piatto. Un portiere che arriva da una stagione in cui l'allenatore ha detto lui sa perché non ha giocato e si sono fatti riferimenti anche a magari dei ritardi, delle situazioni extracampo su cui non ci sono conferme ufficiali al momento, ma hanno fatto pensare a dei motivi anche di tenuta mentale, di concentrazione del standard che impone una squadra come l'Inter, soprattutto per quello che deve essere il portiere titolare. E quindi nella partita in cui ti giochi tanto o comunque sei messo in vetrina, secondo me cadere un po' nelle difficoltà della squadra, è vero che la squadra non era concentratissima, è vero che la squadra era un pochino così a fine stagione, eccetera, però tu sei quello che deve dare qualcosina in più a livello di dimostrazione. E per un portiere avere questo calo, per me, di concentrazione stasera, contro una squadra come il Bologna che fa una grande pressione in avanti e l'Inter vorrà andare a giocare in Europa in maniera molto forte contro tante squadre che sono aggressive in pressione, per me non hai dato un grande messaggio, francamente. Per cui concordo con te, per me a prescindere, in un senso o nell'altro, la decisione dovrebbe arrivare da prima di questa partita. L'Inter deve fare una scelta forte comunque sul portiere, e deve fare una scelta convincente e il portiere dell'Inter deve dare una dimostrazione da Inter, soprattutto quando è sotto esame. Io ripeto, poi so di andare controcorrente su questo, ma ribadisco, per me per esempio Vicario è più forte di Martinez dal mio punto di vista e mi piace di più come portiere, poi ognuno è libero di pensarla come vuole. Scegliere di puntare tutto su Martinez perché poi quelle risorse le sposto su altri e non perché vedo in Martinez il titolare dell'Inter, per me non è il piede migliore con cui partire probabilmente. Quindi bisogna prendere una decisione molto, molto corretta, No, cioè no, ma molto forte. sono totalmente d'accordo su questo e la valutazione tecnica del paragone Martinez-Vicario è supportabilissima. Vicario non è assolutamente un portiere scarso. Per come conosco l'Inter, per come conosco Marotta Ausilio, non credo che il ragionamento su Martinez fosse e sia stato lo promuovo perché metto queste risorse da un'altra parte. Magari nel ragionamento, nel discorso c'è anche questo, però secondo me alla base c'è una valutazione tecnica, perché il portiere comunque ha un ruolo importante. Quindi io, ripeto, hai fatto un ragionamento che fila, mi metto nei miei stessi panni a novembre, faccio per dire, quando magari ho un nuovo portiere
però sul mercato per 1000 ragioni non sono riuscito a prendere tutto quello che mi serviva, e torno indietro e dico non ho tenuto Martinez perché ha sbagliato Bologna-Inter all'ultima giornata. Adesso la vedo in un modo, tra qualche mese secondo me mi do un po' dello stupido. Proprio te lo dico fuori dai denti, però vedremo quello che accadrà. No, vabbè, io credo comunque che la scelta sia presa a prescindere da questa partita, cioè anche perché poi mi si dice, però Martinez doveva giocare di più fino a qua, ma se non ha giocato è perché c'era un motivo, e se l'allenatore mi dice non ha giocato perché lui lo sa, lì qualche dubbio viene anche Sì. sulla tenuta di questo giocatore, evidentemente. Ma al di là di questo, io spero, ecco, l'importante è che se verrà confermato, viene confermato con una scelta forte. Tu dici abbiamo scelto lui, è il portiere titolare, si parte da lui. Se tu mi fai questa scelta forte, io dall'esterno ti consento e ti accetto anche vari errori. Cioè, perché per me, nel momento in cui Sommer ha cominciato a commettere degli errori quest'anno, ancora più evidenti magari degli altri anni, nel momento in cui Kivu mi dice Sommer è il titolare, io accetto la scelta di chi ha più strumenti di noi che sta dentro, cioè stando lì lo valuta lui. Dopo anche Inzaghi che ha scelto Sommer e non Martinez, dico se lo staff tecnico vede Sommer più pronto e più utile, chi sono io per contestare questa cosa? Dall'esterno penso che dovrebbe giocare di più Martinez, da dentro dicono così e quindi me lo dici in maniera chiara, forte e convinta, ti vengo dietro. Altrettanto se adesso scegli Martinez, me lo dici in maniera forte e convinta e io vengo dietro alle tue decisioni. Quindi, per rispondere anche a Jan Paz, non è che stiamo giudicando un portiere, un gran portiere da un errore, vorrei capire quale sarebbe il gran portiere, su che cosa lo giudichiamo il gran portiere, perché Martinez ha fatto 2 anni al Genoa titolare e nel resto della sua carriera non ha mai giocato, quindi io per gran portiere, un portiere che in carriera ha fatto 2 stagioni, mi sembra un po' eccessivo il gran. Però il tema è che se lo scelgono con fiducia e convinzione, io ti vengo dietro e sarò d'accordo con te e lo supporterò diciamo, gli sarò vicino nei momenti di eventuali errori che dirò, bisogna andare avanti. Grazie Lorenzo per il supporto che dice ragazzi permettetevi di offrirvi una colazione come ringraziamento per averci fatto compagnia durante questa stagione straordinaria. Grazie Lorenzo davvero Grazie perché mille. ho ricevuto, stiamo ricevendo tantissimi commenti bellissimi, quindi veramente grazie di cuore davvero per il supporto. Grazie Gilbert lo stesso che ci supporta da inizio anno, grazie mille Gilbert, anche da prima in realtà. Grazie mille Gilbert, grazie mille Carmela, finisce il campionato ma è solo arrivederci anche perché adesso poi inizia il mercato ed è durante il mercato che si discute sempre di più. E ha fatto meglio lui in poche partite quest'anno che Sommer, giudicarlo male secondo me è sbagliato, ma certo se metti il secondo te puoi dire tutto. Il punto è che è un'opinione appunto soggettiva. Simo, altri temi da questa partita? Diouf da esterno? Sì, soprattutto in determinati tipi di partite, magari a tutta fascia in partite più equilibrate no, giocatore che può avere un futuro in quel ruolo lì, detto che lui ha ribadito la scorsa settimana che si trova meglio da mezzala destra. L'ha detto più volte, l'ultima delle quali, come hai detto, l'ultima settimana. Io continuo a vederlo come un giocatore, perlomeno in questa Inter in Serie A, come un giocatore che da mezzala farebbe tanta fatica, perché gli manca... Lui ha tantissimi mezzi atletici, ma gli manca un po', passami il termine, di fosforo per fare la mezzala dell'Inter. E invece, giocando da esterno, dove può prendersi tutto il campo che vuole percorrere, dove può giocare proprio sull'atletismo contro gli avversari, lì sa essere dominante e non ha solo, appunto, non abbina solo dei mezzi fisici importanti, ma ci mette anche la personalità. Perché come ti dicevo in cronaca, lui è stato messo in campo anche in partite pesanti, mi ricordo il derby negli ultimi minuti, eccetera, Sì. gioca a San Siro con la maglia dell'Inter in partite così e non ha mai avuto paura di prendersi quella responsabilità. E questo non è banale, perché ne abbiamo visto tanti altri, e uno forse è il suo collega di fascia di riserva, che tendono a giocare più conservativi per la difficoltà che comporta. E secondo me, come dicevo anche prima, chiudo così, per quanto a me non piacciono i quinti a piede invertito nel 3-5-2, il caso di Diouf è un caso un po' particolare, perché l'idea che ho io, vedendolo, è che giocando a destra possa essere più imprevedibile rispetto a metterlo a sinistra. È vero che l'unica volta che ha tirato di sinistra ha tirato malissimo, però per me lì comunque agli occhi dell'avversario dà il dubbio di dire dove sta andando, dove va. Invece se tu lo metti a sinistra è inevitabile che vada solo a sinistra e quindi perde un po' questa cosa.
Simo, io chiuderei qui la clip sottolineando di nuovo l'ottimo ingresso di Topalovic, questo talento da tener d'occhio nelle prossime giornate, nelle prossime settimane. Ne parleremo magari anche in un contenuto a lui dedicato. Pio Esposito raggiunge la quota 10 gol in stagione. Complimenti anche a Esposito, stagione di grande consolidamento al primo piano dopo il rodaggio in Serie B, prima annata non semplice per un giocatore classe 2005 che si è dimostrato comunque pronto anche in momenti di difficoltà. 10 gol tra tutte le competizioni è una bella risposta. Faremo poi delle valutazioni su tutti i singoli nel corso dei prossimi appuntamenti qui su Passione Inter, quindi mi raccomando, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, vi aspettiamo nel club e lasciate anche un mi piace se non l'avete ancora fatto, che contribuisce sempre ad alzare l'hype sui nostri contenuti.